Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi parliamo di concimi organici e parliamo di un concime soprattutto di riciclo. Tutti abbiamo, bene o male, se beviamo del caffè in casa, dei fondi del caffè che anziché essere smaltiti nella pattumiera possiamo tranquillamente utilizzare per le nostre piante. Oggi andiamo a vedere come. Bene, allora, innanzitutto cominciamo a vedere come utilizzare i nostri fondi del caffè. Allora, io vi sconsiglio il metodo, diciamo, chiamiamolo classico, quello di prendere il fondo del caffè e di cospargerlo nel nostro vaso con i fiori. Perché? Perché per poter garantire tutte le proprietà che appunto il fondo del caffè ha, e ne ha veramente tante, bisogna prima compostarlo, cioè metterlo, inserirlo nel compost. Quindi se avete la vostra compostiera potete cospargere appunto i fondi del caffè uniti a bucce, che ne so, di frutta, gli scarti vegetali che abbiamo in casa, della terra ogni tanto, i resti del taglio del prato. Adesso io vi faccio vedere, per dire, dove li metto io. Cioè io adesso ve la inquadro da sopra. Questa è la mia compostiera fatta di legno e funziona benissimo, e io ci butto di tutto. Qui vedete ci sono anche gusci di uova e tutto quanto. Questo si cosparge insieme a tutto il resto, e allora a quel punto sicuramente è ottimo. Altro sistema che vi consiglio è quello di diluirlo nell'acqua e lasciarlo decantare. Adesso andiamo a vedere quest'altro sistema. Bene, allora andiamo a preparare a questo punto il nostro concime liquido. Come procedere? Semplicissimo, si prende un innaffiatoio o comunque un recipiente che possa contenere appunto dell'acqua. In questo caso io ne ho preparati circa 2 litri, vi do la misura: per 2 litri si mette più o meno un bicchiere pieno di fondi del caffè. Vi do un'altra misura: possono essere circa 6 fondi del caffè di una macchinetta, di una Moka da 3, così almeno avete anche questo parametro per 2 litri di acqua. Se ne volete fare di più, logicamente aumentate le dosi. Si inserisce il fondo del caffè unito all'acqua, dopodiché non dobbiamo far altro che andare a miscelare il tutto per cercare di sciogliere i grumi che ci possono essere nei fondi del caffè. Lo sciogliamo bene. Quando siamo certi che abbiamo sciolto il tutto, lo lasciamo decantare per 24 ore. Se sono anche di più nulla cambia, anzi fa solo meglio. A questo punto possiamo andare a darlo alle nostre piante. Quali piante? Andiamo a vedere. Eccole qui le piante preferite dal nostro concime liquido ottenuto con i fondi del caffè. Sono le piante acidofile. In questo caso vediamo un'ortensia che tra l'altro è ancora in fiore, ma anche la gardenia, la camellia, che sono le piante acidofile per eccellenza e che possiamo tenere in vaso, possono appunto beneficiare di questo prezioso aiuto che possiamo dargli appunto con i fondi del caffè. Semplicemente bagnando appunto con quest'acqua che abbiamo ottenuto con i fondi del caffè, che a questo punto è ricca di che cosa? È ricca di potassio, di fosforo, di rame, ma soprattutto è ricca anche di azoto. L'azoto è quello che appunto rende acida, diciamo così, anche la terra. E abbiamo anche un vantaggio in più, se vogliamo, che avendo appunto questa acidità nel terreno, il terreno non è gradito in questo caso dalle lumache, quindi tiene lontano le lumache che tante volte rovinano le nostre foglie delle piante, soprattutto quando abbiamo, ecco, le fragole. Ecco, in questo caso magari vi consiglio dopo vi farò vedere, di cospargere dei fondi di caffè senza neanche scioglierli, magari nel sottovaso. Dopo vi faccio vedere. Ecco, tiene lontano perciò questi animaletti che tante volte ci rovinano le piante, e anche, udite udite, anche i gatti che certe volte vanno magari a scavare nei nostri vasi e ci possono rovinare le piante. Quindi ci dà veramente una grande mano il fondo del caffè. Adesso andiamo a vedere come utilizzarlo, addirittura anche appunto per tenere lontano degli animaletti dalla nostra casa. E per chiudere questo video diamo anche appunto un consiglio su come tenere lontano appunto gli animali indesiderati dalle nostre piante. In questo caso, se utilizziamo un sottovaso, non dobbiamo fare altro che inserire nel sottovaso, vedete, del fondo del caffè. In questo caso, avendolo qui intorno alla pianta, non lo aggiungiamo direttamente alla pianta, ma
Questo fondo del caffè terrà lontano le lumache, appunto, terrà lontano le formiche e anche appunto i gatti, se sono un po' così attratti dalla nostra pianta e vanno magari con le loro zampette a rovinare il vaso, li teniamo lontano, perché questo odore acido del fondo del caffè a loro non piace. Ultimissima cosa, possiamo, quando abbiamo le formiche che ci entrano in casa, andare a cospargere con la mano dove vi sono le formiche, andiamo a mettere i fondi del caffè. State tranquilli che la formica dopo un po' di qui non passa più, anche perché questo odore veramente gli dà molto molto fastidio. Unico inconveniente è che questo odore passa presto, cioè bisogna andare a rinnovarlo, non dura molto, quindi dopo qualche giorno dobbiamo sostituirlo. Però intanto abbiamo cambiato le abitudini delle nostre formiche e molto probabilmente avranno cambiato obiettivo. Io con questo video spero di esservi stato utile, come sempre vi chiedo di mettere un bel pollice all'insù, spolliciate e soprattutto iscrivetevi al nostro canale. Ciao, alla prossima!